Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui in una nuova recensione di droni. Questa volta è un drone per esterno, è da tantissimo tempo che non ne porto uno qui sul canale e si tratta di un drone economico, consigliato soprattutto per i principianti, chi non vuole spendere tanto però vuole in qualche modo divertirsi con questa tipologia di prodotti. Si tratta del modello LM01 e qual è la sua specialità? È il rapporto qualità-prezzo. Infatti si tratta di un drone che, oltre a mantenere delle caratteristiche molto interessanti, un peso di 160 grammi, quindi sotto i 250 grammi, il GPS integrato, il controllo tramite radiocomando e tramite l'applicazione wireless Follow Me. E io direi di partire subito con un unboxing, così vediamo che cosa ci offre il produttore. Ecco qui il drone. Dentro che cosa troviamo? Troviamo il drone con due batterie fino a 32 minuti di autonomia, il radiocomando che arriva senza batterie, quindi dovete acquistarle voi. Si tratta di 3 batterie di tipo AA, dopo andremo a vedere come funziona. Le eliche sono già montate, quindi su questo non dovete preoccuparvi. In ogni caso ci sono le eliche di scorta, un cacciavite, dentro ci sono 4 viti. Per cosa? Per andare ad assemblare eventualmente i paraeliche. I paraeliche si possono inserire anche senza le viti, il problema è che se doveste fare un incidente o qualcosa saltano, quindi vi consiglio di mettere le viti, danno una protezione in più e evitano di trovarsi in situazioni pericolose. Qui abbiamo anche il caricatore USB, abbiamo anche 2 batterie come vi ho detto, una è questa qui, l'altra l'ho già inserita all'interno del drone. Tra le novità, oltre ad avere il manuale rapido per iniziare a volare fin da subito, tra le novità abbiamo anche il manuale completamente in italiano, oltre all'inglese e il tedesco. Vediamo un po' più nel dettaglio questo drone. Questo drone è molto leggero e al suo interno possiamo inserire questa batteria proprietaria che, da quanto ho letto nella descrizione del venditore, si possono acquistare anche a parte, quindi oltre alle 2 che vi includono potete acquistarne altre. Nella parte anteriore del drone abbiamo una fotocamera che registra in 1080p. I megapixel secondo me sono un po' bassini, non è specificato quanto, comunque la qualità non è un Mavic Air ovviamente. Non è tanto la telecamera stabilizzata ma bensì il drone, avendo a bordo un GPS fa sì che non si muove tanto e quindi è facile che il video esca comunque bello stabile. Abbiamo un'antennina che ci permette di controllare il drone fino a circa 200 metri di distanza. Mi raccomando, se siete alle prime armi non esagerate troppo, 200 metri sono tanti, fate quasi fatica a vederlo il drone a distanza, se non grazie all'FPV. Vediamo subito come si accende. Si inserisce la batteria e accendendo l'interruttore possiamo vedere che si illuminano i LED. Questo è molto utile soprattutto di notte, in realtà non bisognerebbe usarlo di notte. Comunque quando non c'è proprio tantissima illuminazione sappiamo sempre dov'è il davanti grazie a queste luci blu e dov'è il retro. Adesso parliamo del radiocomando. Il radiocomando anche lui è piuttosto intuitivo, abbiamo il controllo dell'accelerazione e il controllo del movimento. L'accelerazione vi permette di salire e scendere con il drone e di ruotare sull'asse, mentre il joystick che si trova a destra del radiocomando serve per andare a controllare i movimenti avanti, indietro, sinistra, destra. Nella parte superiore abbiamo il controllo della velocità, possiamo impostare una velocità bassa o una velocità quasi da drone racing, mentre dall'altra parte abbiamo il tasto per fare le foto e i video. C'è l'headless mode, questo vi permette di controllare il drone senza sapere necessariamente la posizione frontale. Per chi non ha esperienza nei droni, che cosa intendo? Significa che normalmente per pilotare un drone dovete sapere sempre qual è il muso, perché altrimenti c'è il rischio che vi confondete e fate incidenti. Con l'headless mode, o che voi siate così o che siate così o così, voi gestite il joystick di destra per i movimenti e a prescindere lui va avanti e indietro in base a quello che dite, senza considerare la parte frontale del drone. Sempre tra i vari tasti abbiamo la calibrazione del drone, che bisognerebbe fare a ogni partenza possibilmente per evitare che ci siano problemi. A ogni partenza possiamo effettuare la regolazione della bussola, calibrazione del drone, possiamo disattivare il controllo tramite GPS. Il drone, finché non capta qualche segnale GPS, non parte, potete fare su e giù quanto volete ma non parte. Se volete utilizzarlo in casa, sconsigliato, però magari siete in un giardino abbastanza coperto e quindi i satelliti non riescono a raggiungere il drone,
potete premere questo interruttore nel posto a sinistra in alto, vi disattiva il GPS e potete controllare il drone senza controlli specifici. C'è il ritorno a casa, c'è anche la possibilità di avviare un tasto di emergenza, tasto su per farlo partire e tasto giù per farlo atterrare. Parliamo della sicurezza prima di raccontarvi come si controlla. Per quanto riguarda la sicurezza, questo drone è davvero molto interessante perché ha sì il GPS, ma controlla anche tutte le specifiche e lo stato del drone. Se il drone rileva che la batteria è scarsa, che cosa fa? Riduce il raggio massimo di pilotaggio. Se vede che ne so, è al 20%, non vi fa andare a 300 metri di distanza, rimane limitato in modo tale che riesce sempre a tornare a casa. Questo cosa significa? Qualche motivo è arrivata una folata di vento, il drone è andato a 500 metri di distanza, nessun problema, lui rileva che ha perso il segnale dal vostro radiocomando, in automatico appena può ritorna a casa tramite il return to home. Questo per i principianti è fondamentale perché sostanzialmente vi evita di perdere il drone in caso di appunto distrazione o comunque magari un po' di panico iniziale che potrebbe capitare in certe situazioni. Bene, ora che sappiamo un po' le caratteristiche di questo drone, vediamo un po' come procedere con il volo. Per procedere con il volo c'è una procedura guidata che vi consiglio di portare sempre con voi almeno all'inizio, così capite come dovete procedere per la calibrazione e come partire quindi con il vostro drone. La procedura è molto semplice, ma bisogna seguirla letteralmente, perché se si procede di fretta può capitare. Anch'io mi ricordo quando acquistai il mio primo drone, ero tutto elettrizzato, ma facendo tutto di fretta mi è capitato di fare tanti errori, quindi vi consiglio di seguire il manuale almeno le prime volte, anche se adesso vi spiegherò come si fa, perché può essere davvero un grande aiuto. La procedura è semplice. Per prima cosa prendete il vostro drone, premete su on nell'interruttore e il drone, come potete vedere, inizia a lampeggiare e mi sta dicendo: guarda, sono pronto per collegarmi per essere calibrato. Ora che abbiamo acceso il drone, volendo possiamo andare nelle impostazioni del wifi dello smartphone e troveremo il nome del nostro drone. Aprendo l'applicazione che vi faccio vedere adesso, come potete vedere c'è l'applicazione. Se faccio inizia viaggio, inizierò a vedere l'FPV del mio drone. Ho il mio FPV con lo smartphone che non è centrato e questa cosa mi triggera. Si vede piuttosto bene e anche reattivo, devo dire, non è proprio malaccio. Ecco, per chi se lo stesse chiedendo, questo drone non ha la possibilità di inserire micro SD, bisogna controllarlo solo tramite smartphone. La registrazione avviene nell'app dello smartphone. Fatta tutta questa premessa, come procediamo con la calibrazione? Dobbiamo premere questo interruttore, ovvero la calibrazione della bussola. Una volta premuta, vedete, lui dice: guarda, devi procedere con la calibrazione nell'asse Y. Voi lo fate girare in questa maniera su se stesso per almeno 3-4 volte. Ok, in realtà lui adesso già mi dice: guarda, sono pronto. Adesso dobbiamo posizionare la telecamera verso terra in questa maniera e lo giriamo così, sempre sull'asse delle Y, ok? Non girate su voi stessi, dovete far girare il drone, va bene? Lo dico perché magari potrebbe capitare. Ok, adesso si sono illuminati tutti i LED e il drone è pronto. Questa volta cosa possiamo fare? Possiamo premere il tasto della calibrazione del drone che si trova al centro a sinistra. Ok, in questa maniera il drone è calibrato e possiamo procedere con il volo. Nel mio caso sono all'interno dell'abitazione, quindi vi ricordate è il primo tasto che mi permette di disattivare il GPS e come potete vedere, se abbasso tutte le levette il drone è pronto per partire. È molto sconsigliato qui perché è molto stretto, quindi non voglio combinare danni. Se ripremiamo tutte le levette all'estremità vado a spegnerlo. Per quanto riguarda il volo è davvero stato molto divertente perché è un drone maneggevole, semplice da utilizzare e come vi ho detto, avendo il GPS ti dà quella sicurezza in più che magari con i droni semplici non puoi avere. Il GPS secondo me per il drone deve essere obbligatorio per questioni di sicurezza, perché vi permette di avere proprio un controllo del vostro dispositivo molto più sicuro rispetto ai droni che magari ho provato tanto tempo fa
quindi il canale, avere un drone con un GPS significava almeno spendere 200 euro, ma adesso che è una tecnologia accessibile a tutti, i prezzi si sono abbassati molto e anche con l'avanzamento della tecnologia dei motori abbiamo dispositivi leggeri con il GPS e con funzioni molto interessanti. Lui in questo caso è molto semplice da utilizzare, infatti sono andato in un parco con mio fratello, ci siamo divertiti a farlo volare su e giù, è molto rapido volendo, si gestisce facilmente. Tramite il controllo FPV sapete sempre che cosa sta registrando, che cosa vedete attorno a voi e addirittura nell'applicazione abbiamo tante funzioni molto interessanti. Tra queste funzioni interessanti abbiamo anche il tracking, ovvero il drone vi continua a seguire con la fotocamera a prescindere da dove vi trovate. Non è che vi segue proprio che vi segue proprio che si muove. Se per esempio alzato in questa maniera voi vi spostate a destra, lui in automatico vi segue tramite il radiocomando, ok? Volendo si può anche impostare un tracciamento delle persone, cioè voi fate il quadratino, dite segui quell'oggetto e lui con la telecamera segue quell'oggetto. Nell'applicazione possiamo impostare un tracciamento del percorso, per esempio gli diciamo guarda questa è la mappa di Google Maps, fammi questo giro. Tramite l'applicazione possiamo controllare il drone, ma ve lo sconsiglio tantissimo perché avere il controllo fisico dei joystick è importantissimo. Immaginatevi di guidare un'auto con il tablet, è molto pericoloso secondo me. Bisogna essere esperti di droni al massimo. Comunque questi qui, essendo droni economici, vi consiglio sempre di utilizzare il joystick. Con i DJI che costano 500 euro è molto più semplice controllarli tramite anche il wireless perché sono più autonomi tra virgolette. Questi sì sono comunque molto stabili perché in volo avendo il GPS rimane lì, potete anche tirargli i pugni, fare quello che volete, lui ritornerà sempre nella posizione dove l'avete lasciato. Riguardo l'autonomia parliamo comunque sì di una trentina di minuti, almeno 15 minuti per ogni batteria, dipende anche che utilizzo fate. Se lo portate sempre in alto, c'è una marea di vento, ovviamente i motori devono lavorare di più, ok che a voi sembra che non sta lavorando, ma in realtà avendo il GPS lui mantiene una stabilità e quindi per farlo combatte contro il vento. Se è una bella giornata di sole come è stato nel mio caso, se è una giornata con poco vento, potete davvero divertirvi e fare la vostra prima esperienza con questo drone. La fotocamera non è il massimo, nel senso è una qualità di smartphone di 10 anni fa, ma vi ripeto è un drone per iniziare, non è un drone per fare riprese professionali. Sì, qualcosa riprende, magari vi faccio vedere qualche clip, fa anche delle foto accettabili a vista, però non aspettatevi qualità incredibili. È utile per l'FPV, quindi sapete sempre che cosa sta facendo, come sta combattendo con il vento, tutte queste cose qui. Anzi, sullo smartphone avete sempre le informazioni su quanti satelliti ha, su tutto quello che riguarda il drone. Utile la modalità headless, ma l'headless mode ve la sconsiglio di utilizzare all'inizio perché è un concetto di pilotaggio davvero differente. Vi consiglio di partire con le basi, non fatelo andare a 300 km al primo volo, fatelo girare attorno a voi quei 10-20 metri che sono tantissimi ragazzi, non sembra, ma questo drone a distanza di 100 metri già non lo vedete più perché è piccolo, è compatto come la maggior parte dei droni. Io vedo gente, oh ma quanti chilometri fa? Un drone non deve fare chilometri. Se lo lanciate a 1 chilometro voi dovete essere dei professionisti, dovete essere delle persone che hanno delle competenze, il patentino, ci vogliono certe sicurezze perché in questo caso è un giocattolo, ma il drone ha delle serie di regole molto rigide da rispettare e se non vengono rispettate è facile far male a qualcuno. Ok, questo è molto leggero, anche se cade in testa a qualcuno potrebbe non far male, ma è meglio prevenire che curare, quindi non esagerate, mantenete sempre distanze moderate. Ok, dopo che avete magari visto ok so usarlo, facciamolo volare a 100 metri, magari voglio fare una ripresa dall'alto per vedere cosa c'è in quella zona. A tal proposito vi consiglio sempre di leggere il regolamento ENAC, il regolamento sui droni, perché ogni giorno sono in mutazione. Oggi bisogna avere il patentino, oggi no, sotto i 250 grammi sì, sotto i 250 grammi no, bisogna avere l'assicurazione, non assicurazione, informatevi prima, procedete con il volo, un volo che vi consiglio di fare soprattutto in aree piuttosto libere da persone, in campagna magari, in qualche parco con poca gente,
non fatelo in piena città con il traffico in mezzo alla strada. Questo drone mi è piaciuto per il suo rapporto qualità-prezzo, uno dei migliori. Io mi sono divertito e mi sento assolutamente di consigliarvelo. Dove potete trovarlo? Lo potete trovare su Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, se avete dubbi, domande e curiosità scrivetele qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace al video, seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!